Ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Ormai è diventata una tappa fissa. Che cosa? L'argomento Basecamp. Siamo alla terza puntata. Ho visto che tanti di voi si stanno appassionando e la cosa non può che farmi piacere. Le vostre domande e le vostre perplessità non fanno altro che portarci avanti lezione per lezione. Ma a questo punto, bando alle ciance, andiamo al computer. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, nell'ultima puntata ci siamo lasciati esattamente qui parlando di Basecamp, dove sottolineavamo l'importanza di avere il medesimo formato relativamente alle coordinate sia del Garmin Basecamp, sia di Google Earth, sia del navigatore. Allora, appurato ciò, potremo passare a un altro argomento molto interessante che è quello relativo ai waypoint. Il discorso waypoint io lo utilizzo molto per due motivi principali. Il primo, quello fondamentale, è che in una pianificazione di un viaggio di 10 giorni, 15 giorni o semplicemente una settimana, se volessi vedere alcuni posti, devo sapere dove si trovano questi posti. Allora, onde evitare di perdere tempo quando sono sul posto a chiedere informazioni e a chi si spera ne sappia più di me o sperare di trovare qualcuno che in quel momento è nel posto che mi serve e conosco la località dove voglio andare, ma siccome io ho di tempo da perdere non ne ho molto, soprattutto quando sono in giro, preferisco andare già organizzato. Allora, l'esempio che vi volevo fare oggi è un esempio molto molto banale. Immaginiamo di voler fare una giornata sulla Costa Verde in Sardegna. Ho preso la Costa Verde semplicemente perché è una zona un po' selvaggia e di conseguenza le strade, il navigatore vedremo ci farà fare di default alcune strade che io magari non voglio fare. Allora, mettiamo il caso che partiamo da Bosa e vogliamo arrivare sotto Oristano. Arriviamo da queste parti qui com'è, e arriviamo a Marceddi, ok? Va bene. In questo caso il navigatore, guardate cosa fa. Cioè, mi fa fare una strada completamente allucinante. Siamo in un posto della Madonna, c'è l'Alghero Bosa che viene rinomata da tutti, ci vengono da tutte le parti del mondo di fare questa strada. Adesso, fare questa strada qui mi sembra una follia. E allora in questo punto come posso fare? O banalmente la trascino la traccia verso, oppure più semplicemente inizio ad aggiungere i miei waypoint. Allora che cosa faccio? Inizio innanzitutto mi vado qui, no vabbè questo lo lasciamo là, il percorso questo ce lo lasciamo. Allora iniziamo a metterci i waypoint. Come si fa i waypoint? Andiamo sulla nostra bandierina e iniziamo a zoomare e diciamo "Oh no, questa qui è sterrata, quindi qui non ci passa nulla. Iniziamo ad andare a ritroso, iniziamo a muoverci con le frecce, iniziamo a mettere una bandierina qui, tenete bene per mente quando fate questa roba qui che dovete metterlo sul lato dove andrete voi a viaggiare, la vostra carreggiata, perché se lo mettete al lato opposto, ovviamente poi il navigatore inizierà a darvi delle informazioni poco corrette. Zoomate sempre e siete certi di puntare perché da lontano magari non ci fate caso, però se zoomate e banalmente andate a mettere la bandierina in via maestrale, la strada che vi farà fare una deviazione è completamente inutile. Generalmente io poi non li metto proprio in concomitanza o in corrispondenza di alcuni incroci proprio per evitare questo problema qui. E quindi così ci sfacciamo tutto il percorso che vogliamo fare noi. Adesso mi muoverò con le freccettine dell'applicazione perché visto che ho il puntatore dei waypoint evito ogni volta una sola manina e banalmente mi vado ad aggiungere i waypoint che mi interessa. Fatto ciò, non farò altro che andare ad unire tutti i waypoint. E questo è un primo motivo. Il secondo motivo è se io ho, che ne so, da vedere un nurago che c'è da queste parti qui, allora me lo posso salvare. Ad esempio voglio andare qui a Puzzuidu, dove c'è una bellissima spiaggia tra l'altro. Io voglio andare alla spiaggia di Puzzuidu, questa è la spiaggia. E qui gli metto come simbolo, gli metto, che ne so, non gli metto la bandierina verde gli metto questa qui questa qui beach e ci scrivo Puzzuidu
Ok, ma qui, no, qui non è, qui non ci arrivo, arrivo qui, la strada arriva qua. Ok, qui banalmente ci sarà il parcheggio. Immagino che poi inizia la strada sterrata e lo posso ridenominare. Allora, il segreto qual è? Che si usi il Mac o che si usi il Windows, qui il discorso è un po' articolato, un po' diverso. Perché se usate il Mac potete anche fare a meno di metterli in ordine crescente questi punti. Se invece usate Windows vi tornerà molto utile salvare diversi waypoint con un numero crescente in maniera che poi voi li andate ad evidenziare sulla colonna di sinistro, fate unisci waypoint e vi fa direttamente il percorso. Adesso immaginate che arriviamo qui. Qui facciamo la mezza giornata, scendiamo qui, ci facciamo il bagno, poi da qui proseguiamo in giù. Quindi che cosa facciamo? Torniamo indietro. Innanzitutto cancello, allora mi porto sulla manina, evidenzio il percorso con un doppio clic, e ho cancellato il percorso. Da Bosa cosa farò io? Inizierò con il percorso del tracciato a unirmi le varie bandierine che ho messo e lui mi calcolerà esattamente la strada che gli ho detto di fare io. Qui vediamo un po', abbiamo detto qui, vediamo un po' e poi andiamo a Puzzuidu. Ok, e qui farò il mio bagno. Poi da qui proseguo, voglio proseguire. Abbiamo detto che andiamo in Costa Verde, quindi torno sul puntatore e inizierò a rimettermi i miei. Perché è importante questa roba qui? Perché come vedremo, quando scenderemo un po' più in basso, verso sud, ancora verso sud, ci saranno un percorso, un tratto di strada, soprattutto qui, dove il navigatore, se non mettessi le bandierine, i waypoint, mi farebbe passare su questa strada principale. Invece, zoomando, io voglio fare proprio questa strada qui, questa di Piscinas, che mi farà passare sul Rio Rosso e bla bla bla. Quindi questo è un motivo fondamentale dell'utilizzo dei waypoint. E ribadisco il secondo motivo, non per questo meno importante del primo, fammelo mettere molto bene qua, è che il waypoint, se vogliamo andare in un punto particolare, ci è indispensabile, oltre che per la strada, ma anche per il punto, il sito che ci interessa visitare. Ok, a posto. Vi dicevo, io ho fatto così, ma banalmente se andassi a evidenziare, vedete, io adesso mettiamo che sono qui e rimpicciolisco la cartina e vado ad evidenziare. Se questi punti io li avessi messi in ordine crescente, avrei potuto dirgli con tasto destro crea percorso da waypoint e lui mi crea direttamente il percorso. Sta lavorando. Eccolo qua, qui volevo arrivare. Vedete, il percorso che mi crea lui è un percorso che lui decide in base alle impostazioni che gli abbiamo dato. Ma io non voglio fare sta gincana qua, vai avanti, vai indietro. Io da qui voglio spostarmi qui. Quindi le alternative quali sono? O manualmente mi metto altri waypoint lungo questa parte qui. Vedete qua, lui da qua mi fa arrivare fin qua. Ma io qui non voglio andare qua, io preferisco passare di qua. Quindi o banalmente vado a spostarmi con il cursore in questa maniera, oppure inserisco più waypoint, perché io poi da qui io non voglio fare questa strada qui che è tutta dritta, ma voglio fare magari se c'è qualche strada, ecco, voglio fare questa. Quindi o mi metto un waypoint e poi rifaccio tutto, oppure più banalmente vado a trascinare. E lui ovviamente ricalcolerà. Ci vuole più pazienza così perché vedete che continua a fare avanti e indietro di continuo. Invece mettendo i waypoint tutto questo tempo qui non si perde. E sicuramente si è più precisi perché adesso sto facendo un po' alla sperindio, cioè che mi vada come dico io, ma è un po' più, è meno chirurgica la cosa. Quindi i waypoint fondamentali per diverse cose. Poi una volta torniamo indietro, annulliamo questo percorso che fa cagare, canc, e iniziamo a tornare a lavorare sul nostro percorso. Ok? Adesso immaginiamo che io vi faccio un altro esempio per farvi vedere perché alcune cose si riesce a fare con il percorso e altre si riesce a fare con la traccia.
Cambiamo versante, mettiamo il caso che io mi voglio fare tutta la costa da nord verso sud in una giornata e poi ci mettiamo un imprevisto di mezzo. Mettiamo da qua a qua, da qua a qua, anzi qua, e arrivo a Chia. Ok, qui ho tutte le informazioni. Se clicco sul percorso, sia se clicco qua, al percorso gli possiamo, sia se clicco qua sul percorso e mi dà tutte le informazioni, mi dice che è lunga 428 km, ho messo 3 punti, 3 waypoint e gli cambiamo colore e gli mettiamo quest'altro, così si vede un po' diverso rispetto a prima. Mettiamo il caso che io la sera prima ho un imprevisto, oppure banalmente voglio vedermi con degli amici a metà percorso, ai parti di Nuoro. E a questo punto, siccome sono preciso, voglio dividere il percorso esattamente in questo punto, a Nuoro, o comunque in prossimità di Nuoro, qui. Tasto destro, dividi percorso su questo punto intermedio. Il percorso in realtà non me lo divide. Non me lo divide perché, vedete, me lo divide più in giù. E io non voglio qui, io voglio qua. Perché, perché ho questo problema? Semplicemente perché il percorso non può essere, non si può lavorare come voglio lavorare in questo momento sul percorso, ma devo lavorare su una traccia. Allora cosa faccio? Faccio Command Z, torno indietro, rievidenzio tutto quanto, tasto destro, crea traccia da percorso. Mi faccio la mia traccia, la faccio rossa e mi ha creato qui sotto una traccia. La evidenzio così ci capiamo meglio. Adesso me la fa di un altro colore perché sotto gli ho messo ciano, sopra il rosso e quindi è questo mix di colori. A questo punto, una volta che ho la mia bella traccia, che cosa posso fare? Cliccare sulla, abbiamo detto che voglio fermarmi più o meno a metà percorso, mettiamo che vogliamo fermarci in corrispondenza di Dorgali, io mi zoom, i miei amici sono qui e diciamo vabbè, ok, mi separi la traccia esattamente qui a Dorgali, zoom un altro pochino, ok, tasto destro, dividi traccia in corrispondenza del segmento. E vedete? Lui qui sotto mi ha fatto due tracce, una e una 2. Adesso quest'altra è grigia, non la vedo, adesso la facciamo di un altro colore. La facciamo, allora, vediamo un po', la facciamo magenta. No, magenta me l'ha fatto quella di sopra, quest'altra è grigia, ecco perché non la vedete. Allora, questa grigia la facciamo di colore rosso. E quindi vedete, una traccia è questa e l'altra traccia è quest'altra. Vedete, ho diviso il percorso in due, cioè la traccia l'ho diviso in due in due. A questo punto sulla traccia posso, scusate un attimo che mi sta rallentando la connessione, sta andando un po' a schifio tutto quanto. A questo punto io ho le due tracce, quindi posso la mattina partire da Santa Teresa di Gallura e arrivare fino a Dorgali e il giorno dopo arriverò fino a Chia. Mettiamo il caso che avessi fatto il contrario, i miei amici l'indomani non ci sono più e quindi io ho tutto il tempo da fare da nord verso sud, però ho le mie tracce, cosa faccio? Sto a rifare di tutto da capo? No, evidenzio le due tracce, quindi guardate qui sotto sulla sinistra, sui piedini li evidenzio 1 e 1, 2, tasto destro e gli dico unisci tracce. L'applicazione mi dice come le vuoi unire da Santa Teresa di Gallura verso Chia o viceversa, cioè da nord verso sud o da sud verso nord. E io gli dico no, me lo fai da nord verso sud, così come sta. Ok. Eliminare le tracce, quelle che ci sono? Sì, faccio elimina per non avere casino. Ok. Adesso mi ha creato una sola traccia, come vedete, da nord verso sud. Mettiamo il caso che io ho sbagliato e invece da nord verso sud devo fare esattamente il contrario, perché facciamo un altro caso, insomma, di come si inverte una traccia. Posso invertire una traccia, la devo rifare da capo? Sì. Quello che dà il senso alle tracce, come vedete, sono queste freccettine
che ci fanno vedere il senso di marcia. Per invertirla, sempre il solito discorso, evidenzio la traccia che mi interessa, tasto destro, inverti traccia e come per magia le freccettine cambieranno senso. Insomma, è un'applicazione questa di Basecamp, è complessa se vogliamo, ma molto 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 utile. E più ovviamente ci si smanette, più ci si prende mano. Allora, giusto per concludere il discorso dei waypoint, adesso vi faccio vedere come, mettendoli in ordine crescente con la numerazione, si può riuscire ad unirli anche utilizzando questo albero sulla sinistra dell'applicazione. Allora, mettiamo il caso che io voglio fare un giro così, voglio passare qui, voglio passare... Allora, questo lo nominiamo innanzitutto, dobbiamo dargli un numero 0001, ok, e poi capirete il perché. Poi da qui scendiamo giù e gli mettiamo qui 0002. Scendo giù, voglio passare qua e mettiamo 0003 e così via. Chiudo, mi sposto con le freccettine qui sotto perché ho attivo il puntatore, poi voglio passare esattamente qui 0004. Adesso io pure i punti li sto mettendo un po' approssimativi, però voi sarete più precisi di me. 0005 e così via. Mettiamo qui 6, poi da qui voglio passare dove? Voglio passare qui. Il navigatore non mi darebbe mai le coordinate, cioè non mi farebbe fare mai il percorso che sto facendo io perché mi farebbe fare la strada magari più veloce, quindi se io gli dicessi di andare a Neoneli, come si chiama sto paesino qui, probabilmente da qui mi farebbe andare direttamente qua. Io invece gli dico no, io voglio passare da qui, poi voglio passare da qui, poi voglio passare qui, poi voglio passare qui, no, 2 zeri, ok, 10. E così via. Allora, adesso immaginiamo, di voi poi ne potete mettere un'infinità. Adesso a me serviva semplicemente per farvi a esempio. Mettiamo il caso che vado qui, no? Li evidenzio tutti, no? E 10. Tasto destro e gli dico crea percorso da waypoint. Adesso lui sta pensando ed è esattamente il giro che avevo in mente di fare io. Vedete qui lui, io volevo fare questo in realtà. Una volta che non gli ho messo un waypoint, lui cosa ha fatto? È andato dove voleva andare lui. Allora io cosa posso fare? Innanzitutto vado qui e cancello questo, sarà questo, eccolo qui è questo, e lo cancello, faccio cance. A questo punto la situazione che abbiamo è questa qui, quindi dovrei aggiungere qualche waypoint qui per concludere il giro come voglio fare io. A questo punto cosa faccio? Clicco su Basecamp, manina e mi sposto il punto 10, me lo sposto qui. Ok, aggiungo altri waypoint, a questo punto li faccio un po' più vicini, 0011, esiste già, ok, 0013, l'importante è che siano superiori al 10, in maniera che lui capisce che deve andare dal più piccolo al più alto. Ne aggiungiamo un altro qui, lo chiamiamo 0014, aggiungiamo un altro qui e facciamo 0015. A questo punto torno sulla manina, vado sull'albero di sinistra, inizio a evidenziarli tutti
indistintamente, l'importante è che siano quelli che mi interessano a me, che non vado a prendere altri waypoint che non c'entrano nulla. Tasto destro, crea percorso da waypoint. Lui inizia a ragionare e mi fa fare esattamente il giro che voglio fare io. Adesso ve lo mostro. Vi ricordate che prima mi faceva passare da altre parti? Ecco, adesso ha fatto il giro che... Questo è per dirvi così potete farlo puro. Ovviamente poi una volta salvato gli potete mettere il nome waypoint come volete. Allora, tra un po' concludiamo la seduta perché qua se no vi fumo pure il cervello. Questo modo qui di metterli in ordine waypoint con quest'albero a sinistra funziona benissimo con il Windows. Col Mac, se non trasformate la traccia in pianifica percorso, come ho fatto vedere l'altra volta sopra nel primo tutorial, non funziona. O meglio, il navigatore inizierà a farvi fare delle strade che deciderà lui e non quelle che avete scelto voi. Non chiedetemi perché, con Windows va divinamente sta roba qui, con il Mac no. Banalmente, per fare lo stesso percorso si può fare sia così, oppure si vanno unendo le bandierine. Allora, scusate, si crea la funzione dei percorsi, dalla prima alla seconda bandierina, gli cambiamo colore così li vedete, ciano, ok, terza bandierina, quarta, è abbastanza facile questo. Se vedete che il percorso non è quello che volete fare voi, fate velocemente a sistemarlo. Li tracciate tutti, così lui legge tutti i waypoint che volete passare senza saltarli. Ok, e abbiamo raggiunto lo stesso risultato. Che sia chiaro, sia con il primo metodo che con il secondo, entrambi i metodi vanno bene per salvare il percorso, per creare il percorso. La differenza è che mentre se importo con Windows sul Garmin il percorso me lo legge anche senza convertirlo in traccia, per quel che riguarda il Mac, se non converto in traccia e poi vado in pianifica percorsi, personalmente ho avuto sempre problemi, perché il navigatore inizia a calcolare la strada, mi fa fare tutti i waypoint, ma mi ci porta come dice lui, non come dico io. A questo punto, tasto destra, crea traccia, scegliete il colore che volete, invia il navigatore. E questo abbiamo visto insomma sia waypoint e sia l'importanza del waypoint, sia come unire i vari waypoint sia con Windows che con Mac. Con Windows, se vi salvate in ordine crescente, potete tranquillamente unirli da qui. E con Windows, se malauguratamente saltate un waypoint, il navigatore giustamente vi porta al secondo. Con il Mac, invece, se voi saltate il secondo waypoint, non vi porta al terzo, ma ricalcolerà lui, in base alle impostazioni che gli avete dato, direttamente la fine del percorso. Questo non so se è un bug del Mac o se sbaglio io qualcosa, ma io non credo di sbagliare. Mi sono confrontato anche con altri ragazzi che hanno il Mac. Mentre Windows, se saltate il primo waypoint vi porta al secondo, o meglio, se prima non potete saltarlo perché ci partite, e se saltate il secondo vi porta al terzo. Col Mac, se salti il secondo, arrivi direttamente a destinazione. Banalmente immagino che delle impostazioni che gli ho dato io la strada più veloce mi farebbe fare questa, e quindi mi perderei sia questo tratto qui che questo qua. Non mi chiedete perché, ma con Windows gira molto meglio l'applicazione di Basecamp. Credo che anche per oggi un po' di cose nuove ne abbiamo viste. Abbiamo visto come si taglia una traccia, come si unisce una traccia, come si inverte una traccia, il perché dei waypoint, l'utilità, la comodità, come unire i diversi waypoint con Mac piuttosto che con il Windows. A questo punto io vi lascerei apprendere un po' di roba per qualche giorno e poi proseguirei con la prossima puntata. Il video di oggi si conclude qui. Se non l'avete fatto lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!